Allora, avete una grande occasione, quella di vedere su Rai Play, quindi gratuitamente, uno dei grandi capolavori della storia del cinema, ancora per 8 giorni disponibile su Rai Play, è un film di Chantal Akerman, Jeanne Dielman, il titolo completo per la verità è Jeanne Dielman 23 1088 du Commerce Bruxelles, film, ripeto, del 75, dura più di 3 ore e 20. Non fatevi spaventare dalla durata, affrontate anche un po' la difficoltà per lo spettatore, diciamo, medio, di vedere un film, insomma, per molti aspetti difficile, ma andiamo per gradi. Allora, Chantal Ackman nasce nel 1950, muore suicida nel 2015. Questo è il suo secondo lungometraggio, quindi aveva 25 anni, il primo è del 74, Getuel, prima aveva girato dei mediometraggi e dei cortometraggi. Allora, guardate il film e poi eventualmente nei commenti mi fate sapere che cosa ne pensate. Ehm, ehm, il film, vi racconto proprio l'essenziale della trama, e non di più, è la storia di una donna, una massaia, una bella donna che ehm, cura la casa con molto ordine, è molto ordinata, molto abitudinaria, vive con il figlio che va all'università e all'interno di questa organizzazione della sua vita c'è anche il fatto che è una prostituta che ospita in casa i propri clienti. È un film per quasi, insomma, per gran parte muto. I dialoghi, alcuni dialoghi ci sono, ma sono assolutamente eccezionali. Ad esempio, vado a memoria, il figlio le chiede, le dice: io non riuscirei a, vado a memoria, parafraso, adesso non ricordo precisamente tutte le parole, ma insomma, le dice: non riuscirei ad andare a letto con una persona che non, insomma, che non amassi. E la madre dice: beh, insomma, non sei una donna, non conosci le donne. Ora, al di là dei pochi dialoghi brillanti, il film mostra proprio questo andare e venire nei servizi che deve fare questa donna, tra cui cucinare, spazzolare le scarpe, mettere in ordine, uscire per fare dei servizi. Ora vi do due o tre chiavi di lettura per cercare di capire perché Chantal Ackman è uno delle più grandi registe, abbiamo detto, e assieme a Ines Varda, Leni Riefenstahl e a poche altre, ma sicuramente una al di là del fatto di essere una donna, uno dei più grandi registi della storia del cinema. Leggetelo anche in questa chiave, nella ripetitività dei gesti e dei fatti che ci viene mostrata con estrema, come dire, lentezza e anche, come dire, precisione quasi documentaristica. Alle volte mostra proprio di spalle la protagonista, splendidamente interpretata, mentre lava i piatti, no? Oppure fa delle faccende di casa. Noi veniamo messi di fronte a degli accadimenti che sono assolutamente non filmici, vita assolutamente, tra virgolette, noiosa, abitudinaria, no? Non fatti, insomma, di eccezionali, ma assolutamente della vita quotidiana, che però per la Ackerman sono molto interessanti proprio per questo aspetto. E partiamo da qua. In secondo luogo, con la lentezza e come dire, alle volte estenuante della ripresa, metterci di fronte a questi fatti, al tempo che scorre, perché i corridoi devono essere camminati, le strade devono essere camminate, e noi che guardiamo il film le camminiamo, ma al di là di che le camminiamo, viviamo il tempo che, no, c'è che scorre, no? Mentre i corridoi
si camminano, mentre le porte si aprono, mentre le strade si camminano, e in questo modo il tempo, no, che normalmente noi non vediamo, viene astratto, viene concettualizzato, ma non è solo questo. Non è solo questo. In realtà il tempo ci appare, e questo è il punto, cioè ci viene mostrato, noi normalmente non lo vediamo, capite? Questo è il punto. In controluce lo vediamo, questo è. Questo è il punto. E lo stesso discorso vale per lo spazio, queste splendide cucine, no? Ad esempio, oppure questi fantastici, queste fantastiche esterni, queste strade lineari, tra le altre cose. Lei diceva, io non riesco a girare Parigi perché sono pieno di spazi tondi, no? Cioè, lei ama la linearità, oppure queste piazze con panchine, no? Bambini che camminano. Ecco, lo spazio, anche qua controluce, oggetti inanimati che nella telecamera, la macchina da presa fissa, riesce a, come dire, a mostrarci, anche qua controluce, no? E questa è una chiave di lettura che vi do per cercare di leggere, no? Di vivere il film, all'interno poi chiaramente di un cinema che pone, in questo caso, questo personaggio, che cerca invece di mettere ordine, tramite l'ordine, la ritmicità, ad esempio splendidamente rappresentata da questi tacchi che danno ritmo, no? Tacchi in casa, no? All'esterno, no? Di un ordine, di una prassi, di una meccanica che cerca di controllare, no? Di legiferare, di placare, no? Però insomma, questa, direi, disperazione, no? Per certi aspetti kierkegaardiana, basta poco, insomma, può saltare, e nel film a un certo punto questa insufficienza si mostrerà. Ecco, ultima questione, il cinema dell'Ackman è bellissimo ed è una maestra, anche perché i personaggi non hanno mai una chiarificazione, no? Non hanno mai una lettura che neanche alla fine del film ci risulta chiara, no? Ecco, e così in Getuel, la protagonista, che poi è lei, dopo un rapporto sessuale con un'altra donna, piuttosto lungo e molto esplicito, in Getuel, poi dopo lascia la stanza in maniera frettolosa, non si capisce bene il motivo. Ecco, alla fine di questo film, questa donna, non vi dico altro, ma insomma, la vediamo seduta. E noi dentro con lei a cercare di capire. Ecco, grande cinema, approfittatene.